Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi farò vedere la smerigliatrice angolare a batteria della Hikika. Già vi ho fatto vedere l'avvitatore sempre della Hikika che ha avuto un grandissimo successo. Dal link di affiliazione mi sono accorto che ne avete comprati davvero tantissimi. Oggi quindi toccherà a questa piccola smerigliatrice con disco da 115 mm, batteria da 4A e una velocità massima di 8500 giri. Adatta per un laboratorio da hobbista e in teoria anche per lavori professionali. Adesso la guarderemo da vicino, vedremo come è fatta, faremo alcune prove di taglio, alcune prove a rimuovere anche alcuni cordoni di saldatura, insomma la metteremo alla prova per vedere se merita e come si comporta. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione per poter vedere il prodotto e se mi riesce cercherò di farmi dare anche un codice di sconto. Il suo prezzo su siti italiani, Amazon eccetera si aggira solitamente attorno a 105 euro, invece sul sito ufficiale siamo attorno a 90 euro, quindi speriamo di riuscire a ottenere questo codice di sconto in modo da poterla comprare ad un prezzo molto più vantaggioso. Adesso mettiamola sul bancone, guardiamola da vicino e mettiamola alla prova. Iniziamo. Questa è la scatola con cui viene venduta, sulla stessa troviamo un'illustrazione, il codice quindi AG18F, alcune caratteristiche, quindi batteria da 18 volt, 8500 giri al minuto e il disco da 115 mm. All'interno troveremo quindi la smerigliatrice, 5 dischi, uno da taglio, 2 da sgrosso e 2 lamellari, il manuale di istruzioni, la batteria da 4A che è già sotto carica ed il caricabatterie. Guardiamo quindi il prodotto da vicino. Allora ha un'impugnatura che va a restringersi nella parte posteriore per consentirci di impugnarla comodamente, è rivestita da una gomma effettivamente spessa con questa finitura antiscivolo. Ci sono pure alcuni inserti antiscivolo sulla parte bassa. Nella parte in cui va ad ingrossare abbiamo ovviamente il motore, il tastino per poterlo accendere che ci consente due tipi di funzionamento. Uno è quello di poterlo accendere semplicemente portando in avanti lo stesso e poi rilasciandolo si spegnerà, oppure possiamo portarlo in avanti, premere verso giù e in questo modo la smerigliatrice rimarrà accesa. Per poterlo spegnere basterà premere la parte posteriore e smetterà di ruotare. Questa è l'impugnatura gommata con una finitura antiscivolo, anche questa è una bella gomma robusta e morbida. È possibile spostare questa impugnatura sia nella parte alta che dalla parte opposta. E all'estremità della stessa impugnatura troviamo anche la chiave per rimuovere il disco. La parte superiore dove troviamo gli ingranaggi invece è in metallo, ben rifinita e ben verniciata. Questo è il tastino che ci consente di bloccare la rotazione del disco e va premuto quando dobbiamo smontarlo. Infatti, come vedete, premendolo a un certo punto il disco smetterà di ruotare, quindi in questo modo con l'utilizzo della chiave potremo rimuovere il disco ed eventualmente sostituirlo. Vi ricordo che il disco va montato sempre con l'etichetta verso la parte interna. Queste sono le prese d'aria del motore e nella parte posteriore troviamo la slitta per alloggiare la batteria. Si inserisce semplicemente facendola scorrere al suo interno. Nella parte posteriore troviamo anche un LED per consultare il livello di carica su 3 LED, quindi avremo il primo livello con batteria scarica, batteria con carica intermedia e batteria carica al massimo. La batteria che troviamo in dotazione quindi è 18 volt 4A. In teoria si potrebbe utilizzare anche una batteria da 2A, però avremo delle prestazioni un pochettino più ridotte. E gli utensili della Hikika sono perfettamente compatibili anche con le batterie della Tekpo oppure della Popomen, che sarebbe la stessa azienda. Questa è la protezione del disco che vi ricordo che non andrebbe mai rimossa perché ci protegge da proiezioni di scintille, proiezioni di detriti oppure da frammenti dello stesso disco nel caso in cui dovesse rompersi, ed è possibile posizionarla in base alle nostre esigenze semplicemente aprendo questa linguetta e poi richiudendola per fissarla, ed ha una forma semi chiusa che ci permette di utilizzare anche dischi lamellari e dischi da sgrosso. Adesso inserisco la batteria, l'accendo e vediamo che rumore fa. Ok, come vedete ha una partenza dolce, quindi è una sorta di soft start, non dà il contraccolpo e si arresta gradualmente, quindi quando l'appoggiate fate attenzione che il disco non tocchi le superfici. Volevo farvi notare anche che da questa parte ha queste due sporgenze che servono proprio per poggiare la smerigliatrice in questo modo, in modo che possa rimanere stabile sulle superfici, ma fate sempre attenzione quando la appoggiate in questo modo al tastino, perché nel caso in cui dovesse spostarsi in avanti ovviamente inizierebbe a ruotare.
Ovviamente nel primo commento nella descrizione, oltre a trovare il link di questa smerigliatrice, troverete anche il link della recensione dell'abitatore, sempre della Ikika. Guardiamo quindi i dischi che troviamo in dotazione. Questi sono due dischi lamellari, questi invece due dischi da sgrosso. Per poter montare i dischi da sgrosso vi ricordo che bisogna montare questo dado nel senso opposto, perché questa sporgenza entrerà all'interno di questo foro e quindi ci permetterà di stringere in modo più deciso lo stesso disco. Questo invece è un disco da 1,2 mm adatto per tagliare il metallo. Adesso, viste queste caratteristiche, facciamo subito un paio di prove. E allora, innanzitutto, prima di iniziare, vi ricordo sempre di utilizzare le protezioni. Quando si taglia il metallo o comunque quando si utilizzano utensili che producono polvere, eccetera, conviene sempre proteggere le vie respiratorie, ma se possono essere proiettati detriti, utilizzate anche qualcosa che protegga gli occhi e ovviamente proteggete anche le mani. Quindi indosso gli occhiali, la mascherina e i guanti e iniziamo i nostri tagli. Ovviamente non mi sentirete bene come mi sentivate poco fa, perché indossando la mascherina non riuscirò a parlare molto bene. Comunque prima taglierò questo scatolato semplicemente da 1,5 mm, dopodiché taglierò questo tondino da 16 mm e poi proverò a rimuovere dei cordoni di saldatura. Questo tastino scorrevole ci permette di utilizzarla bene anche indossando i guanti. Ok, per questo tipo di lavoro ovviamente non ho avuto alcuna difficoltà. Trattandosi però di una smerigliatrice angolare con disco da 115 mm, tagliare questo pezzo è quasi una prova estrema, anche perché noi siamo obesi e 16 mm di tondino, diciamo, non è proprio la misura che si utilizza più frequentemente. È più facile che si taglino circa 1,5 mm, 2 mm, al limite 3 mm, ma facciamo lo stesso la prova e vediamo come va. E allora ragazzi, avete visto che è riuscito a fare ben due tagli consecutivamente senza accennare minimamente a dare segni di sofferenza. Ha rallentato leggermente, è ovvio, perché comunque ha affrontato un lavoro gravoso, ma è riuscito a tagliarlo senza problemi, non è nemmeno andato in protezione, quindi davvero finora un buon prodotto. Adesso proviamo a rimuovere dei cordoni di saldatura, ovviamente cambierò disco. Come vedete ho messo anche il dado nel senso opposto, quindi proviamo a rimuovere questi cordoncini da questo pezzo di metallo. Sto avendo un po' di difficoltà per mettermi a favore di camera perché mi rendo conto che in questo modo copro tutto, quindi proverò a cambiare posizione.
Ok, ho fatto una cosa un po' azzardata, però in quel modo non riuscivate a vedere nulla. Guardiamo quindi il pezzo di metallo da cui ho rimosso i cordoni. Come vedete, in pochi secondi, anche se ero messo male, non ho lavorato nel modo corretto, comunque sono riuscito a rimuoverli, ma soprattutto la smerigliatrice è andata alla grande. E allora ragazzi, io devo essere sincero, avevo sentito parlare bene della Ikika, mi avevano detto che erano dei buoni utensili, a livello hobbistico ovviamente, che funzionavano bene, che avevano una buona resistenza anche se sottoposti a degli sforzi considerevoli come in questo caso, ma ve l'avevo già fatto vedere anche con l'avvitatore, davvero potente, un ottimo prodotto, ripeto, ne avete comprati tanti esemplari perché nella recensione vi ho dimostrato quello che vi ho dimostrato adesso con questa smerigliatrice, che sono utensili validi. Questo in particolare viene venduto con la batteria da 4A che potete utilizzare anche con quell'avvitatore, quindi devo dire obiettivamente dalle prove tagliare un tondino da 16 mm non è facile, forse si riesce a farne uno con le smerigliatrici per hobbisti a batteria. In questo caso invece ne ha eseguiti 2 consecutivamente, non ha dato assolutamente segni di sofferenza, ne aveva già eseguiti 3 su uno scatolato da 1,5 mm e poi siamo riusciti a rimuovere i cordoni della saldatura, anzi scusatemi se non ero messo bene, però avete visto che per mettermi a favore di camera a volte sono davvero in difficoltà, ma nonostante tutto è riuscito anche a lavorare imprimendo una buona forza senza spegnersi. Un prodotto che devo dire obiettivamente mi ha soddisfatto. Io vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Se vi piace, se vi interessa, se pensate che possa soddisfarvi, andate a guardare questo link. Vediamo se riuscirò pure a ottenere un codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa, ma sinceramente 90 euro per una smerigliatrice con una batteria da 4A non sono tantissimi, soprattutto se funziona bene. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e se vi ha tenuto compagnia, mettete anche il segno di spunta sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!